Abbiamo fatto 9.621 km da Milano a Taipei per partecipare ai mondiali di tiro dinamico arma airsoft indetti dalla G&G Armament. Oggi vediamo il warm-up e la cena di gala alla quale ci siamo fatti riconoscere. Ma partiamo con la colazione dell'albergo megadontico che ci ha ospitato. Prima giornata di warm-up, prove. Andiamo a fare la colazione. Scorciatoia, vediamo se funziona. Se da qua mi fanno arrivare dove voglio arrivare. Alla fine è veramente gigante sto posto. Allora, la colazione è un casino, cibo proprio. Ragazzi, se qua c'è da impazzire, diventa le scene, hotel 5 stelle, c'è veramente di tutto, ma di tutto. Se uno si sveglia troppo tardi perché non sono una maledetta sveglia non se la gode, mannaggia la misera, domani dobbiamo essere qua almeno un'ora prima. Ce l'abbiamo fatta. Su così, cosa dici? Bella. Cioè, almeno per dargli un po' di colore. Bellissimo, italiana. And then the food, the Italian ladies, the food and the arts. Il signore qua, l'organizzatore di alcuni degli eventi più grossi negli Stati Uniti. Sicuramente qualcuno di voi l'ha riconosciuto. Impalinati, siamo all'interno del World Trade Center di Taipei a Taiwan per il warm-up, la prima giornata di qualifiche per il CQB World Shooting Competition 2023, mondiale di tiro dinamico sportivo arma airsoft, al quale abbiamo partecipato come squadra italiana composta da 2 giocatori. Ci sono all'incirca una trentina di nazioni che competono con 2/4 a seconda della nazione, se è grosso, se ha un tot di anni anche di esperienza in questo campo, quindi squadra 1 o squadra 1 e squadra 2 per ogni nazione. Oggi è la prima giornata di warm up per i ragazzi, ovvero è la giornata in cui proveranno i vari stage e potranno verificare la loro abilità. Andiamo subito a vedere come si comportano. Arrivati sul luogo di gara bisogna registrarsi per ricevere il pass personalizzato e procedere all'assegnazione della replica fornita dalla G&G Armament. Si possono utilizzare solo repliche fornite dall'organizzazione sulle quali è anche vietato montare organi di mira al di fuori delle tacche abbattibili offerte dal fucile. Questo per creare uno standard uguale per tutti. Si spara tendenzialmente senza l'uso dell'OPAP viste le corte distanze a dei MET, che sono dei bersagli elettronici a piezo. Quest'anno la G&G ha presentato il loro nuovo sistema con lastrina metallica, molto più performante del precedente in plastica e decisamente più divertente per il suono metallico che produce. Il sistema ha un timer integrato attivabile tramite il classico pulsante. Dopo un riscaldamento idoneo, in questa giornata gli atleti possono provare i 2 stage principali, fare tutto il loro ragionamento e riguardare tutte le regole, alla ricerca della tattica perfetta per rubare preziosi secondi se non centesimi al tempo finale. Quest'anno il mondiale aveva una prova di qualifica ranking al 5x5 e 2 stage. Il Search and Destroy, storico e sempre uguale, è una sorta di kill house nuova di zecca, ricca di azioni da svolgere oltre ai bersagli da spegnere. Tra una prova e l'altra gli atleti avevano a disposizione un'ampia zona con tavoli personalizzati, un'area per riposare, riorganizzarsi e ripassare attentamente il regolamento e le prove. Tutte le prove hanno la discriminante del tempo, che alla fine deve risultare il più basso possibile. Inoltre bisogna fare meno errori e penalità possibili, e nell'ordine indicato nel regolamento. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Le penalità infatti possono incidere sulla classifica della squadra che le riceve. Number 1, number 34.
Per evitare troppe discussioni tipiche di qualunque competizione, prima di provare gli stage la G&G ha previsto un incontro per le squadre condotto dal grande Rick, allo scopo di spiegare il regolamento e ogni passaggio. Super disponibile e professionale il grande Rick, sebbene anche quest'anno siano usciti fuori alcuni cambiamenti dell'ultimo minuto che hanno un po' spiazzato tutti. Ma ci sta, soprattutto con uno stage nuovo di zecca, puoi fare tutto sulla carta, ma le cose vanno varate nella pratica. Ci sta. La prima prova è un search and destroy. Cosa significa? Che noi abbiamo un rettangolo centrale che non può essere superato, dal quale trovare e centrare, spegnere tutti i vari bersagli che si presentano in maniera random intorno a loro. In più sono legati alla cinta, per cui non si possono distanziare più di tanto. Hanno dei caricatori che possono finire, ma che possono ricaricare solo da quel punto. Questo chiaramente comporta una penalità in termini di tempo. Si sono avvicinati, vedi che non si sono avvicinati. Poco più in alto a sinistra, no? Ti correggo, no, troppo. La pianificazione attenta di tutti i passaggi, anche osservando il metodo delle altre squadre, è la chiave per fare bene e migliorare i tempi. Secondo me andrei più di cerchiamo di sparare abbastanza tra me e te. E i nostri due atleti hanno subito messo tutta la loro creatività italiana all'opera. Alto a sinistra, 5 cm, 20 cm, 20 cm più a fuori. Adesso, come nel primo video, vi lascio per esteso tutta la prova del Search and Destroy, così anche voi vi sentirete come se foste stati lì sugli spalti con noi al warm-up. Da Dio. Wow, hanno 41. Ragazzi, i nostri nella prova hanno fatto veramente faville, hanno fatto 1:41:57 su tempi di altri molto esperti che hanno fatto 2 minuti e mezzo, quindi gli è andato praticamente quasi 40 secondi, incredibile. Allora adesso i ragazzi stanno riguardando la loro prova e devo dire che, come abbiamo visto, hanno fatto una prova spettacolare. Sono riusciti a essere anche più veloci del Giappone, che l'anno scorso è stata la squadra più forte. Ma incrociamo le dita, perché non si può mai sapere.
può succedere qualunque cosa, un imprevisto che speriamo non avvenga, chiaramente non portiamo iella. Allora, adesso cosa succederà? Proveranno oggi pomeriggio l'altro stage perché appunto hanno questa possibilità oggi. La giornata per riscaldarsi e avere un approccio con quelle che poi domani saranno invece le prove di qualifica, dove ogni centesimo di secondo farà la differenza. Una menzione particolare la dobbiamo assolutamente ai nostri sponsor che ci hanno consentito di poter arrivare qua oggi e aiutare la Last Shot Production nel produrre tutto quanto. Innanzitutto il nostro main sponsor che è Jolly Soft Air, dopodiché dobbiamo ricordare Wiley X, Holosan e anche FGT e SOD che ha fornito invece tutti il vestiario, sia nostro con le magliettine che il vestiario dei ragazzi che stanno partecipando alla gara. Infine importantissimo menzionare le arene che hanno permesso appunto le selezioni in Italia. Un enorme ringraziamento a Camp Phoenix che ha anche lavorato nella seconda parte per allenare i ragazzi dopo le qualifiche e anche ovviamente Blaster Park Arena e Special Gun. E in ultimo ma non per importanza anche Paul Forti che ha consentito di poter realizzare tecnicamente la live giù a San Marino. Eccoli i paraculi e la figlia del presidentissimo GNG. Così sembri un sindaco. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa manifestazione. Qua dietro di me invece stanno preparando le vallette che accompagneranno tutte le squadre durante la cerimonia di apertura domani. Perché poi tu hai invece di dare pistola, tu hai fatto il cambio col fucile. Gli dai a questi col fucile, perché questi sono incardinati per te, no? Mentre io sparo a questi tre con la pistola. A questo punto come siamo pallini? Io di pistola ne ho usati pochi quasi, ok, 10 di pistola ho usato. E infine oggi siamo alla prova numero 2, quindi al secondo stage, quello un pochino più complesso, dove i ragazzi devono fare diverse prove di tiro dinamico da barricata, portare valigette, portare un finto cadavere o un finto ferito, dare un MG dall'altra parte per tenere spenta la trappola per permettere al compagno di passare, aprire una porta con una chiave e insomma una serie di prove molto complesse anche soltanto come memoria. Insomma adesso li vedremo. Si tratta di una prova ma incrociamo le dita lo stesso. Sono partiti. Allora, qua abbiamo la prima stanza con un'azione da compiere all'entrata e una barricata dalla quale tirare ai bersagli. La difficoltà sta nel riuscire a vederli da quelle fessure. Poi si passa allo stage successivo e qua c'è stato il primo problema generale per tutti, in quanto in questo corridoio c'erano due repliche che ti sparavano se non spegnevi prima i MET per poi poter entrare a mirare a questi voltati di schiena. Come vedremo nella prova del giorno dopo, molte squadre hanno trovato un escamotage perché la regola non diceva che non ti potevi far sparare addosso o che subissi delle penalità facendoti sparare addosso, e quindi tu potevi anche correre dentro e prenderti i pallini, però voglio dire, qua invece il trasporto del finto cadavere o ferito, forse deve stare al di fuori della linea rossa, quello da chiaramente anche qua reattività, tirare subito, spegnere il prima possibile tutti i MET. Per passare all'ultima stanza, la quarta, nella quale appunto con un pulsante si fa passare
il proprio compagno, diversamente si è squalificati, e poi in ordine spegnere tutti i MET. Chiamate. E poi basta che uno solo fuoriesca e spenga il tempo. Quanto hanno fatto di tempo? Allora, a me sembravano buoni. Hanno fatto 2 minuti e 37, non so la media qual è. Ok, siamo verso la fine della prima giornata di prove. Adesso faranno anche le prove per la cerimonia iniziale di apertura. E poi andiamo a fare la cena di benvenuto per tutte le squadre questa sera. Quella non suona. Ma tu se uno, se va uno e lo fa solo uno, non deve abbandonarlo. Ecco ragazzi, una delle caratteristiche particolari, peculiari di questo tipo di gare è l'atmosfera sportiva che si prova, che si sente in tutte le fasi, prima, durante, dopo gli stage, le prove. C'è proprio uno studio, un continuo pensiero sull'attività che viene svolta, sui passaggi che sono stati fatti. È veramente affascinante e appassionante, tanto è vero che non ti va più fuori dalla testa, cioè continui a star piazzato lì, c'hai la testa lì dentro, costantemente. È difficile da spiegare per chi non l'ha vissuta in prima persona, però è veramente appassionante. Ritieni che sia tatticamente più veloce? Vale la pena, perché quando tu te ne vai, io ho finito, quando tu rientri... Adesso si ragiona su cosa fare prima, cosa fare dopo, perché le soluzioni sono tante. Mamma mia, se è alto sto palazzo però, Andiamo a fare la cena, guarda che tutti belli, bianchi così, con la scritta Italia. Io sto tenendo apposta alto così non si vede la mia pancia, perché mi fa diventare obeso. La cena di gala è un altro momento importante, attesissimo da tutti, è un momento in cui ci si incontra tutti a tavola davanti a un bel bicchiere di vino, e non tanto per il cibo, non tanto per il fatto che si mangia roba orientale, no, non per quello. Is this your first time coming to Taiwan? If this is your first time, please raise your hands. Oh, okay. Thank you. Welcome to Taiwan. Ma soprattutto per alcuni di noi, come per me e per Zorro, c'è una parte che è fondamentale. La presenza di una persona in particolare. È il grande cantante! Per noi è una star. Dopo i primi mondiali, quel cantante è diventato una figura mitologica. È quel livello di... non saprei come definirlo. È proprio al limite della... non ho parole per spiegarlo. Fa solo cover, fa i suoni con la bocca e... Poi chiaramente ci sono le presentazioni di rito. Giochetti molto scherzosi che noi non capiamo perché sono solo in cinese. Un bel po' di propaganda sulla presenza nostra all'interno dello Stato taiwanese. E poi si incomincia a mangiare come dei maiali. Sempre col sottofondo musicale del grandissimo. Come fai a non amarlo? Come fai a non amarlo?
Comunque la cena è andata avanti così, niente di particolare, se non che ovviamente noi ci mettiamo lo zampino. E allora la serata svolta. Mentre Enrico pensa solo a mangiare. E non abbiamo nessuna intenzione di smettere, In quanto a spettacolo siamo i più discreti. E andiamo avanti così fino a quando praticamente non rimaniamo solo più noi. Sì, saliamo sul palco, ma perché no? Anche il presidentissimo scappa. E qui, vabbè, no comment. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Smontaggio di tutto quanto e noi siamo gli ultimi. Guarda, vi faccio vedere. Guarda. Esatto, sì, siamo stati capaci anche di aiutare i tecnici che smontavano tutto. Già per l'assicurazione, sì. Siamo rimasti gli ultimi. L'ultimo tavolo. Ovviamente i ragazzi si sono tenuti, io mi sono tenuto, ci siamo tenuti un po' tutti perché in gioco c'erano i mondiali e quindi comunque dopo cena verso le 10 e mezza siamo ritornati in stanza in un albergo meraviglioso dall'altra parte del mondo. Insomma, cosa dire, questa esperienza ogni giorno ci lasciava nel cuore un ricordo spettacolare. Nella prossima puntata vedremo come è partita la gara e il tempone che abbiamo fatto. Registrando il record mondiale su uno stage e il miglior record del giorno su un altro. Da Pio 3 per oggi è tutto, non dimenticatevi di accendere la campanella degli avvisi se volete vedere anche le altre puntate e ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati!